Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Ovviamente prima di cominciare questo video inizia la settimana da provinciali che ci porterà alla sfida ovviamente con la Juventus, ma approfittiamo quest'oggi per fare il punto sulla situazione stadio perché ci sono alcune notizie da condividere e commentare e anche su quei 3 prestiti che abbiamo in giro per l'Europa che potrebbero fruttare un tesoretto che andrà a ridosso dei 40 milioni in quel di giugno nel caso poi venissero riscattati tutti e 3, ovvero Nathan, Lindstrom e Cajuste. Cosa stanno combinando? Cosa sta succedendo nei campionati di appartenenza dove sono andati a finire? Il punto anche lì. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Partiamo dallo stadio e poi andiamo un attimo a vedere cosa succede per Nathan, Lindstrom e Cajuste. Non solo la questione centro sportivo con l'addio a Castelvolturno già programmato, ad occupare i pensieri di Dario De Laurentiis c'è la questione stadio, con l'idea di provare a ristrutturare in maniera importante il Maradona. Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport. All'ordine del giorno c'è la questione stadio. Nei prossimi giorni è in programma l'incontro del presidente e l'architetto Gino Zavanella. Andiamo a vedere anche chi è, per chi non lo sapesse, per il restyling del Maradona. Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all'amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentiis si aspetta il via libera alla vendita dello stadio, considerato troppo costoso per le casse comunali. Qualora non fosse possibile, opereremo da un'altra parte, aveva detto il numero 1 azzurro, che ha l'obiettivo di far rientrare il Maradona tra i 5 stati italiani di Euro 2032. Non è un video per prendere le parti del comune, le parti di De Laurentiis, le parti di Tizio, Caio e Sempronio, è semplicemente una notizia da condividere e commentare. Mi aspetto ovviamente la vostra qui sotto nei commenti. Lo stadio si farà, che sarà venduto il Maradona, che sarà una concessione o, cosa che non credo, lo si farà da un'altra parte, opzione che, diciamo, per mia personale opinione vedo un tantino remota. Si troverà la conclusione, la quadra e si scenderà a compromessi per arrivare poi pronti con lo stadio in primis per il Napoli e poi pronti per l'Europeo 2032. Chi è? Gino Zavanella, ovvero l'architetto al quale De Laurentiis si sta affidando per il restyling del Maradona. Nato a Torino, laureatosi a Firenze nel 1969 con il professor Spadolini, attualmente vive a Roma dove risiede anche il quartier generale della GAU Arena, di cui è fondatore e attuale capogruppo. Cosa ha fatto ovviamente Gino Zavanella? Autore del progetto del nuovo stadio della Juventus FC, vanta tra le sue molteplici commesse la progettazione di complessi di livello internazionale come Sportilia, Città dello Sport, Stadio Caneo di Padova, nuovo stadio di Palermo, nuovo centro di allenamento del Palermo, nuovo stadio dell'AS Roma con la gestione della famiglia Sensi intitolato Franco Sensi, stadio a Rijeka in Croazia, complesso a Mostagamen in Algeria, centro di allenamento per l'Hellas Verona FC, ampliamento del centro di allenamento di Casteldebole del Bologna FC, ristrutturazione dello stadio dall'area di Bologna, spogliatoi e aree hospitality. È attualmente incaricato della progettazione integrata del nuovo stadio del Bologna, progetto definitivo, si legge. Quindi un curriculum sportivo alquanto interessante per quanto riguarda Zavanella. Per chi ovviamente non lo conosceva, abbiamo anche spiegato chi è e cosa ha fatto. Vedremo poi quando verrà presentato il progetto, se verrà accettato dal comune, se si vende, non si vende, se ci sarà una concessione. È tutto ancora in forse, ma senza fare drammi, il Napoli e il Comune troveranno assolutamente la quadra, perché non conviene a nessuno poi mettersi di traverso ad oltranza. Detto questo, Lindstrom, Cajuste e Nathan. Cosa si legge su Nathan? Partiamo da Nathan perché è quello che sta facendo meglio tra i 3. Nathan De Sosa si è trasferito in quest'estate dal Napoli al Real Betis in prestito con diritto di riscatto. Dopo una prima complicata stagione in Europa, il difensore brasiliano è andato in Spagna per cercare maggiore minutaggio e serenità. Come riporta il quotidiano iberico AS, Nathan in poco tempo ha convinto tutti al Betis. A causa dell'assenza di Bartra
è stato schierato titolare dal tecnico Manuel Pellegrini contro Real Madrid e Leganes e ha dato subito risposte davvero confortanti. Il difensore brasiliano ha portato grinta e affidabilità e ora punta ad affermarsi con continuità per ritagliarsi un posto importante nelle gerarchie del club bianco-verde. Nathan ha giocato l'ultima partita 90 minuti facendo anche discretamente bene, vittoria per 2-0 del Betis e quindi potrebbe esserci un probabile riscatto, ovviamente per il calciatore, fissato, se non vado errato, a 7 milioni e quindi sarebbero i primi 7 milioni che il Napoli potrebbe incassare in quel di giugno. C'è la situazione Lindstrom e poi passiamo a Cajuste che secondo me per probabilità sarà quello che tornerà a Napoli in quel di giugno, ma ci arriviamo. Lindstrom ha giocato 10 minuti e rotti, è entrato all'81esimo nella sconfitta contro l'Aston Villa. L'Everton era avanti 2-0, si è fatto recuperare e sorpassare 3-2, vittorioso l'Aston Villa, ma Lindstrom ha visto il campo comunque gli ultimi 10 minuti. Io ho solo controllato degli highlights abbastanza lunghi, una ventina di minuti, quindi ho anche potuto constatare qualche piccolo movimento, perché comunque sono 10 minuti e non riesci a capire ciò che è stato del tutto, ma non ha inciso assolutamente sul risultato, facendo entrare comunque Lindstrom, che non sta trovando continuità e né tantomeno un minutaggio molto alto in Premier. Vedremo poi come andrà a finire, perché il riscatto, se non erro, era 3 milioni più 22 per il riscatto, quindi 22 più 7 fa 29. Se ci mettiamo anche quelli di Cajuste, che se non vado errato era 12 il riscatto, con 1,5 milioni già pagato, quindi mancano 10 milioni o giù di lì, arriviamo a ridosso di questi 40 milioni, che sarebbe un tesoretto non da poco, addizionato poi a quello di Osimhen quando partirà e quando sarà conclusa anche quella di operazione. Il Napoli rientrerà con i costi, potrà ulteriormente rinforzarsi sul mercato. La situazione Cajuste, e concludiamo perché Cajuste non vede assolutamente il campo. 0-0 nell'ultima uscita con il Brighton Ipswich 0-0. Cajuste 5 sostituzioni effettuate, nemmeno un minuto giocato, schierato molto poco anche nelle partite in precedenza, non ha fatto breccia forse in quel di Ipswich, nella squadra che deve salvarsi assolutamente, perché nell'opzione per riscattarlo c'è la permanenza in Premier da parte della squadra ovviamente inglese. 2 punti sono stati fatti, uno ovviamente contro il Brighton nell'ultima partita, finita 0-0. Dobbiamo tifare assolutamente per la squadra di Cajuste, così il riscatto diventa automatico, il Napoli incassa e non ha nemmeno poi l'incombenza futura di far entrare Cajuste dalla porta principale, farlo uscire dal retro, perché Cajuste questo è destinato a fare se torna a Napoli, visti poi tutti i centrocampisti acquistati, e credo che anche Foloruscio per me è un tantino superiore a Cajuste per quanto riguarda qualche tiro dalla distanza, il piedino che forse è un tantino migliore, corsa in più, incontrismo sicuramente a favore sempre di Foloruscio, e quindi è un calciatore che a Napoli, nel caso dovesse tornare e non andrà in porto comunque il riscatto, entra dalla porta principale, esce dal retro, così un po' come fatto Brescianini a Villa Stewart, entra, esce e arrivederci e grazie. Quindi terremo d'occhio questi 3 calciatori, perché è importante anche seguirli durante l'anno per quanto riguarda l'aspetto economico e i soldi sui quali il Napoli potrà contare nel prossimo giugno in base ai riscatti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, lo ridico a fine video per chi è arrivato alla fine, qualche temerario che se l'è visto tutto quanto. Attivate la campanella, sempre Forza Napoli. Ciao!